Bentornati amici, oggi andiamo a parlare del fenomeno del momento TikTok, andando a scoprire tutto ciò che c'è da sapere per utilizzare l'app e creare un video. Ma prima un po' di storia. TikTok nasce nel 2016 in Cina e nel 2018 va a fondersi con Musical.ly, con quest'ultima che viene eliminata. TikTok deve il suo successo principalmente alla sua idea di base, dove chiunque può creare brevi video fino a 60 secondi e diventare famoso, creando contenuti che possono diventare virali. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande, andiamo subito a vedere come funziona l'app. Sigla! Non appena apriamo TikTok ci troviamo già sulla sua bacheca, con i video divisi in due categorie, seguiti e per te. In quest'ultima sezione troveremo tutti i video di tendenza e come per gli altri video potremo andare a mettere un like, commentarli e condividerli su WhatsApp ed altre piattaforme. Inoltre, facendo lo swipe verso l'alto sulla bacheca potremo continuare a vedere video praticamente all'infinito. Ma ora passiamo a vedere come registrarci. Possiamo utilizzare il nostro numero di telefono o l'email, oppure effettuare la registrazione rapida utilizzando il nostro account Facebook, Google o Twitter. Se dalla bacheca volessimo cercare contenuti, dovremo cliccare sulla lente di ingrandimento. Ora per trovare video possiamo utilizzare la barra di ricerca in alto, oppure scorrere tra gli hashtag di tendenza che cambiano continuamente. Cliccando sul quarto simbolo in basso, accederemo a tutte le attività riguardanti il nostro profilo, quali like, nuovi followers o i commenti. Sempre in questa sezione troviamo in alto a destra l'aeroplanino, che ci permette di avviare chat private con gli utenti. Premendo sull'ultimo simbolo in basso, accediamo al nostro profilo, dove troviamo tutti i video che abbiamo pubblicato e le informazioni principali, come per esempio i profili che seguiamo, i follower e i like che abbiamo ricevuto. Qui è possibile anche inserire una biografia e un collegamento rapido al nostro account Instagram e YouTube, cosa che ho fatto subito per pubblicizzarmi. Ricordatevi che potete cambiare i vostri dati in qualsiasi momento cliccando su modifica profilo, andando a inserire addirittura un video al posto della classica foto profilo. Esaminiamo ora un attimo il profilo. All'angolo di ogni video caricato potrete vedere le visualizzazioni che ha ottenuto e cliccando sul video potrete rivederlo e guardare quanti like e quanti commenti ha ricevuto. È cliccando sul simbolo al centro che possiamo creare un nuovo video, con tante opzioni regolabili nella colonna a destra. Possiamo andare a cambiare la fotocamera, possiamo andare a cambiare la velocità di ripresa del video, utilizzando la barra che compare al centro dello schermo. Scegliendo i valori alla sinistra dell'1 registreremo in modalità rallentata, mentre scegliendo quelli a destra in quella velocizzata. Abbiamo poi la sezione filtri che si differenzia completamente da quella degli effetti che si trova in basso a sinistra. È una sezione davvero strapiena di effetti unici ed è molto più fornita degli effetti di Snapchat e delle storie di Instagram. Qui perderete davvero molto tempo a provarli tutti. Premendo in basso a destra invece potremo andare a caricare un video direttamente dalla galleria del nostro smartphone, con la possibilità di ridurne la sua durata ed andare a ruotarlo. Cliccando poi su avanti potremo applicare i filtri e cliccando su doppiaggio potremo andare a registrare un nuovo audio che si andrà a sovrascrivere al video o che si aggiungerà a quello esistente. Al nostro video potremo andare ad aggiungere anche un brano musicale, scegliendolo dal vasto catalogo di TikTok ed utilizzando la musica più ascoltata o quella delle altre categorie. Ricordatevi che se aggiungete la musica e nel vostro video c'è del parlato, dovrete andare nella sezione volume e regolare l'audio in modo che la musica non sovrasti le voci. Un'altra opzione importante è quella dell'aggiunta del testo.
dove potremo scegliere, oltre al suo stile, il colore e la disposizione, anche la sua durata. Clicchiamo allora sulla scritta prodotta e scegliamo Imposta durata. Qui potremo decidere in quale parte di video la scritta dovrà essere visibile. Sempre con questo procedimento potremo aggiungere tutte le scritte che vogliamo nello stesso video. E con l'opzione al lato aggiungere anche uno sticker. La fotocamera di TikTok permette di essere molto creativi, in quanto il video finale può essere diviso in più clip, dove ciascuna delle quali potrà essere creata utilizzando tutte le opzioni viste finora. Quindi potremo andare a cambiare più volte i filtri, gli effetti, la velocità di registrazione e addirittura la fotocamera. Un'altra funzione importante è il timer, che permette di regolare l'autoscatto per l'inizio del video a 3 o 10 secondi, con la possibilità di impostare anche il punto in cui si dovrà stoppare, aiutandoci con l'audio se disponibile. Per eliminare una clip e magari ripeterla, possiamo cliccare sul simbolo al lato della spunta. Se siamo soddisfatti del video girato, andiamo alla fase successiva cliccando sulla spunta in basso a destra. Qui, oltre alle funzioni viste finora, troviamo l'opzione Regola clip, dove possiamo andare a riordinare le clip girate e a ridurre la durata del video. Un'altra opzione carina è Effetti vocali, che andrà a trasformare la nostra voce e la musica del video utilizzando toni come quello dello scoiattolo o del robot. Infine, cliccando su Avanti, siamo quasi pronti a pubblicare il nostro video. Dovremo inserire una descrizione di quest'ultimo seguita dagli hashtag, in modo da renderlo ricercabile e dargli più probabilità di diventare virale. Possiamo scegliere se salvare il video sul dispositivo per mettere commenti, se renderlo pubblico, quindi visibile a tutti, visibile solo ad amici o privato, in questo modo potremo vederlo solo noi. Adesso, se siamo pronti a condividere il nostro video, clicchiamo su Pubblica, altrimenti cliccando su Bozze potremo condividerlo in futuro. Le bozze le ritroviamo nel nostro profilo nell'apposita cartella. E pensate che possono essere ancora modificate prima di essere pubblicate. Non preoccupatevi di avere numerose bozze, in quanto sono visibili solo a voi, e tenendo premuto su di esse potete cancellarle in qualsiasi momento. Se voleste utilizzare TikTok in maniera più professionale, potete attivare gratuitamente l'account Pro. Andiamo nelle impostazioni in alto a destra e in Gestione account scegliamo Passa ad Account Pro. In questa maniera, tornando nel menu precedente, vedremo che sarà comparsa la sezione Analitica. Qui potremo esaminare l'andamento del nostro profilo, con statistiche sui nostri video, i followers e tanto altro. Prima di lasciarvi, vi mostro un ultimo trucco. Se scorrendo tra i video notate un audio che vi piace, potete cliccare sulla nota in basso a destra e salvare la musica cliccando su Aggiungi ai preferiti. La stessa cosa si può fare anche con gli effetti utilizzati nel video. In questo modo gli elementi salvati saranno più facili da ritrovare in seguito. Che altro aggiungere? Se il video ti è piaciuto, mettimi un like. Io ti aspetto nella prossima guida.